Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi facciamo una di quelle mie recensioni particolari dove vi faccio vedere anche dal vivo come vado ad usare le cose che mi mandano e oggi vi presento un flash da 100 watt potente, vedete già anche qui la scatolina ma io l'ho aperto. È un flash, vi dicevo, potente, versatile e che riesce a fare una magia, cioè unire due mondi che pensavamo inconciliabili. Oggi parliamo appunto del fratello maggiore del Neewer Z2 Pro che ho anche qui. Vedete, è leggermente più grande e questo lo avevamo già visto sul canale, di cui comunque vi lascio il video qui in alto. Lo abbiamo testato anche questo dal vivo con una modella. Secondo voi questo flash qui da 100 watt, ce ne sono altri in giro, riuscirà a scalzare la concorrenza? Scopriamolo. Sigla. Che si dice ragazzi? Io sono Emanuele Nasonte, fotografo ritrattista professionista. Vi do il benvenuto qui nel mio studio a Varsavia. Se vi piacciono i contenuti dedicati al mondo della fotografia, con recensioni anche sincere, test sul campo, tutorial, diciamo anche commento le vostre foto, insomma iscrivetevi subito al canale per non perdervi i prossimi video che pubblico ogni settimana, il martedì e il venerdì. Prima di entrare nel vivo prendiamoci 20 secondi per ringraziare lo sponsor generale del mio canale, Sevron. Se state cercando soluzioni eleganti e di altissima qualità per organizzare i vostri spazi, i loro sistemi per porte scorrevoli e profili per l'arredamento sono un'assoluta garanzia per il vostro studio o anche per la vostra casa. Se conoscete qualcuno che possa essere interessato, vi lascio la mail qui sotto in descrizione alla quale potrete contattarli e chiedere informazioni assolutamente gratuitamente. Invece per qualsiasi altra richiesta, anche di tipo lavorativo, trovate le mie email qui sotto, sempre in descrizione. Bene, come avete visto lo sponsor del video è un altro e questo significa una cosa molto semplice. Vi parlerò di questo flash della Neewer totalmente senza peli sulla lingua. Non sono pagato da Neewer per parlarvene, ma l'ho potuto testare in studio con una modella dal vivo per portarvi un'opinione sincera al 100%. Per cui state qui perché fra poco vi farò vedere i risultati reali del test. Nella scatola, che è quella che vedete qui dietro, che non vi prendo perché ormai l'ho aperta, troviamo il flash in sé, senza batteria attaccata, la batteria è a parte, però in questo caso è già montato, e poi troviamo la sua comoda custodia classica. Quella diciamo la custodia, quella che ha pure anche qui diciamo l'aggancio al velcro per poterlo attaccare allo zaino, insomma dove volete. E poi abbiamo anche il classico piedino di supporto, questo qua in plastica, quello per lo stativo, però devo dire che la filettatura all'interno, questa qua, è in metallo, come potete vedere. Viene fornito anche un diffusore a cupola magnetico, guardate qua, questo qua classico, è magnetico perché appunto si attacca magneticamente alla testa del flash e questo è utilissimo per allargare il fascio di luce simulando l'effetto di un 14 mm, perché vi ricordate i flash, quelli diciamo rettangolari, avevano la cupolina che scendeva per appunto diciamo aprire la parabola a 14 mm, mentre la parabola interna è tra i 28 e i 105 mm, quindi abbiamo questa escursione. La batteria che vi faccio vedere è questa qua, è più grande rispetto a quella dei flash normali, ve la faccio vedere da vicino, ok? È da 3000 mAh ed ha una particolarità comodissima, anche questa ve la faccio vedere da vicino se si vede alla luce, c'è la porta USB-C integrata, quindi potete giustamente caricarla ovunque senza bisogno di un caricatore dedicato. Tutti abbiamo ormai cavetti USB-C, la possiamo attaccare anche a quella del telefono, insomma è molto comoda, di questa cosa sono contento. Anche nello Z2 Pro c'era questa novità ed è una cosa veramente importante perché ci permette di non avere ormai 200.000 caricatori per ogni flash che abbiamo, ok? Quindi questa è una novità molto bella che anche questo flash qui porta. Garantisce questa batteria qui, a detta del costruttore, 500 lampi a piena potenza. Ovviamente non ho provato la piena potenza, l'ho provata, però non ho provato i 500 lampi, ovviamente non ho avuto il tempo per poter testare queste cose qua e non l'avrei fatto comunque. E a piena potenza ha un tempo di ricarica di circa 1,7 secondi.
massimi, così ci dice il costruttore. Parlando di dimensioni, l'accoppiata di 100 watt al secondo si fa sentire, perché vi devo dire che ha il suo peso, pesa circa 650 grammi, a detta del costruttore, non l'ho pesato da solo, però con la batteria integrata pesa circa 650 grammi, senza batteria pesa un bel po' di meno. È un bel malloppo, devo dire, è decisamente più grande rispetto ai flash tradizionali, ma è lo scotto da pagare se cercate la massima potenza disponibile oggi su uno speedlight. Questo è lo speedlight più potente che potete trovare sul mercato. Ci sono altri competitor che fanno 100 watt, ma come speedlight questo è il più potente. Perché non questo specifico di Neewer, diciamo gli speedlight da 100 watt è dove siamo arrivati come potenza massima per quanto riguarda proprio uno speedlight classico, cioè una luce Cobra, ok? A proposito di questo, la testa offre una rotazione completa di 180 gradi, quindi sia a sinistra che a destra, ok? Quindi gira dappertutto. E poi una delle caratteristiche più evidenti è questa qua dietro, che è l'ampio schermo. Adesso ve lo faccio vedere acceso, lo accendiamo velocemente così che lo vedete acceso, e vedete è un ampio, vediamo se si mette a fuoco, ok, perfetto, è un ampio schermo a colori touchscreen da ben 2,8 pollici. Touchscreen, vedete, posso giustamente scorrere, cambiare la potenza, ok, è veramente molto fluido, guardate, cioè è proprio fluidissimo. E devo dire, i menu sono davvero molto semplici, e per la prima volta su un flash di questa categoria qua è integrata anche la lingua italiana. Sul corpo del flash, qui di lato, ve lo faccio vedere, troviamo anche uno switch fisico per passare da TTL a manuale. Spero che si vede bene. Ok, ma questa funzione funge anche da TCM. Sapete cos'è il TCM? Che quando per esempio io mi metto qui, mi metto in TTL, scatto in TTL e poi blocco quell'esposizione là che mi ha dato il flash. Quindi magari non ho un espositore esterno e voglio testare la luce, la testo con il TTL, sono contento dell'esposizione, e poi per andare ad affinare mi blocco l'esposizione. Significa che se io sono qui, quindi ripeto, sono qui in TTL, alzo in manuale e a quel punto il flash avrà la stessa potenza che aveva utilizzato l'ultima volta con il TTL, però in manuale. Quindi andremo a vedere le impostazioni che sono in manuale e lì possiamo correggere di fino il tutto. Lo Z3R ha anche una doppia luce pilota a LED, una è all'interno, vedete qui, della testa tonda, si vede qui, mentre l'altra si trova proprio qui sul corpo del flash, anzi sono due. Ok, e queste sono perfette appunto per capire la direzione della luce e per aiutare la messa a fuoco. Ovviamente se usiamo questa qui sopra capiamo la direzione della luce una volta che il flash magari è inserito dentro un softbox, mentre questa davanti, soprattutto se usato su fotocamere mirrorless in condizioni di scarsa luce, ci aiuta a mettere a fuoco. Il menu della luce pilota si trova qui, basta swipeare verso l'alto e qui il primo ci dice on off, lo possiamo swipeare così e vedete che già si accende la luce, in questo caso quella bassa. Se faccio ecco così si accende quella alta, ok? Quindi insomma ci sono queste due luci a LED pilota che possono tornarci utili. Ma veniamo a una vera feature importante, cioè la doppia compatibilità radio. Ve ne ho parlato proprio all'inizio. Questo Z3R può lavorare come ricevitore, quindi solo come ricevente, con sia nell'ecosistema Neewer, quindi Neewer Q, quello comandato da questo trigger qua, quello di Neewer, il Q. Adesso vediamo se riesco a farvelo vedere, ok? Questo è quello di Neewer. Oppure può anche lavorare nell'ecosistema Godox X, cioè comandato da questo trigger qui, che vi faccio vedere. Ok, questo è quello della Godox. Quindi significa che si può attivare la compatibilità dal menu, però mi raccomando, funziona soltanto se è messo su ricevente, quindi su RX. Per farlo è molto semplice, vi faccio, vediamo se riesco di nuovo a farvi vedere. Quindi metto qui, swipo dall'alto verso il basso, si accede a questo menu e come vedete c'è
VL off, e poi c'è TX che significa appunto trasmittente, e RX che significa ricevente. Ovviamente questo può fare anche da trasmittente se è messo sopra la camera per comandare altri flash. Quindi una volta che è inserito su un ecosistema Godox come ricevente, tramite il trigger, quello di Godox, possiamo controllarlo per tutto, possiamo cambiare la parabola, possiamo cambiare le potenze, possiamo fare tutto, accendere la luce pilota, spegnere la luce pilota, tutto possiamo fare dall'ecosistema Godox, e questa cosa è veramente un game changer per quanto riguarda Neewer. Per quanto riguarda la solidità, vi dico che è veramente molto solido. La cosa che mi ha colpito è, dico veramente, è solido perché è anche pesante, giustamente, ma mi ha colpito molto lo schermo, è davvero grande, è lo schermo più grande che abbia mai visto in un flash. E la cosa che mi piace molto è che è molto luminoso. L'ho provato anche in esterna e devo dire che si vede tranquillamente anche in esterna, anche sotto la luce del sole, e questa cosa ormai spero la facciano in ogni flash, che ormai ogni flash sia touchscreen eccetera, perché diciamo, i flash vecchi non si vedevano tantissimo in esterna, e ancora a me mi capita di utilizzare dei flash giustamente come quelli vecchi che non avevano ancora questa tecnologia, soprattutto le monotorce, e purtroppo riuscire a vederlo dal flash stesso è difficile. Fortunatamente adesso abbiamo appunto questi trigger qua digitali che hanno gli schermi digitali, perché c'è un attimo il Godox, vedete, quindi anche questo si vede benissimo in esterna, e quindi una volta che abbiamo questi sono la salvezza. Però giustamente averlo anche sul flash è una feature incredibile. Ora l'ho testato sul campo, l'ho stressato un po' in una vera sessione ritrattistica con una modella qui in studio, l'ho inserito in un softbox con griglia facendolo lavorare in TTL per vedere come se la cavava, se c'avevo appunto ben tre come si chiamano? Ben tre pannelli, quindi 2 pannelli di diffusione più una griglia. Vediamo come se l'è cavata. A voi il video. Bene ragazzuoli, eccoci qui in studio con Emilia anche oggi, e vi faccio vedere l'utilizzo appunto di questo flash, di questo nuovo Neewer. Ovviamente essendo un flash a testa tonda, ma anche che non ha nessun tipo di supporto Bowens, che è appunto uno speedlight, pur essendo un 100 watt, ha bisogno di una bracket, di una S-bracket per usarlo in studio. Io oggi voglio dimostrare come naturalmente si può usare anche una cosa del genere, un flash del genere, uno speedlight in studio. Lo attaccherò a un softbox alla potenza necessaria e lo testeremo addirittura con il TTL. Lo metto in difficoltà perché lo testiamo con il TTL su un softbox che ha anche la griglia montata. Quindi vi faccio vedere, intanto lo montiamo tranquillamente grazie alla nostra bracket, si monta in un attimo e lo mettiamo sullo stativo pronto a scattare. Il flash è messo in TTL e siamo praticamente pronti. Lo mettiamo in posizione e più o meno siamo pronti per questo tipo di scatto. Adesso per scattare ci serve non solo la macchina fotografica ma anche il suo trigger. Prendo tutto e cominciamo. Allora, lo andremo a far scattare tramite il suo trigger, quello nuovo della Neewer, che poi vi metto tutto in descrizione anche per chi è interessato. Come vi ho detto, lo facciamo scattare in TTL e vediamo anche quanti scatti ci fa fare uno dopo l'altro, quindi se quanta potenza ha bisogno per scattare scatteremo a un 250esimo e magari un F4 per non sovraccaricarlo troppo. Ok, proviamo. Sto scattando con un 85 mm. Ecco, vedete che il calcolo che lui si fa con la griglia è troppo scuro e secondo me è proprio la griglia a metterlo in difficoltà. Non credo che sia una questione di potenza. Adesso infatti vado a dare 2 stop in più e vediamo come se la cavo. Tutto qui con il suo trigger, tutto in digitale. Ok, vediamo se già adesso siamo anche troppo ai 2 stop. Scendiamo un po', uno stop e un terzo, proviamo. Quindi come vedete non è questione, ecco, uno stop e un terzo è perfetto. Come vedete non è questione di potenza. Adesso posso scattare una foto dietro l'altra e il flash non perde un colpo, vedete,
tutto molto veloce e possiamo usarlo tranquillamente anche in studio. Ok, quindi questo è più o meno un test che abbiamo fatto di questo flash. Come vedete si può fare fotografia professionale anche con un flash del genere, che comunque a 100 watt non è un flash piccolino. Ovviamente per le conclusioni su questo Speedlight vi rimando alla fine del video. Bene, eccoci qui di nuovo. Purtroppo non sono riuscito a registrare anche il momento in cui ho effettuato degli scatti in esterna, però ve li metto qui in sovraimpressione per farvi vedere anche come se le cavate in esterna. È un flash potente, 100 watt vanno benissimo, ovviamente non per aumentare, per avere più potenza rispetto a quella del sole, però sicuramente in controluce riusciamo a dare abbastanza potenza, in una luce di taglio riusciamo a dare abbastanza potenza, poi dipende anche dall'orario preciso in cui riusciamo a scattare. È un flash potente, molto più leggero sicuramente dei monotorcia, quindi ce lo possiamo portare in giro come backup, ce lo possiamo portare in giro anche come luce principale per fare dei ritratti in esterna, come potete vedere dalle foto. Ora, come avete visto, i risultati sono eccellenti. Analizziamo quindi i pro e i contro di questo flash qua. Beh, tra i vantaggi principali c'è sicuramente il prezzo, di cui ancora non ve ne ho parlato. In questo momento si aggira intorno ai 300 euro, che è, per quello che ne so io, ben 100 euro in meno rispetto al concorrente diretto, che è il Godox V100. La qualità costruttiva, come vi dicevo, è veramente solida e la testa poi tonda, ecco, vi permette, come tutti quelli che ormai hanno la testa tonda, vi permette di utilizzare questi accessori magnetici che magari avete già comprato, sapete, non so, i gel, le varie parabole, insomma, tutte le cose che si possono attaccare magneticamente alla testa rotonda. C'è un lato negativo, tuttavia, che ho riscontrato: non potete utilizzare ovviamente questo flash come master, ve l'ho già detto, se volete usarlo con altri flash Godox. Quindi se volete comandare altri flash Godox non potete farlo da questo flash. È chiaro che se andate ad introdurre un flash nuovo e già ne avete tanti Godox, è un po' un peccato dire non lo posso usare come master. Sinceramente sono stupidaggini, c'è veramente una stupidaggine il fatto che non può fare da master, perché personalmente io utilizzerei molto di più un bestione come questo da 100 watt posizionato esternamente alla camera su uno stativo, e se proprio non avessi a disposizione questo trigger eccetera eccetera, oppure ancora non l'ho acquistato, userei magari come master un flash più piccolino come quello della Godox che vi ho fatto vedere, il V1 Mid, che abbiamo visto appunto nel video nella sessione a Varsavia con Bash. Anzi, ve lo metto qui in alto così ve lo recuperate, è un bel video. Insomma, se volete tanta potenza e compatibilità comunque appunto con il sistema Godox e sempre la versatilità che ha un flash Cobra, che può stare in camera, lo potete usare di schiarita, lo potete fare rimbalzare, lo potete usare appunto in camera o fuori camera, io ve lo consiglio assolutamente ad occhi chiusi. Non avevo un flash da 100 watt Speedlight, quindi sono molto contento che Neewer me l'abbia mandato per testarlo e sicuramente farà parte da questo momento in poi del mio arsenale di flash. Voi che cosa ne pensate di questo flash? Spero che vi informiate. Se non ne avete ancora uno di questa potenza e magari vi possa servire, informatevi, perché con 100 euro in meno rispetto alla concorrenza sicuramente ne vale la pena. Scrivetemi che cosa ne pensate di questo flash qui sotto nei commenti. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!